Oggi sono a bordo della Hyundai Kona Electric, primo SUV compatto totalmente elettrico. È disponibile dal 2018 e questa è la versione più potente, con un'autonomia dichiarata di ben 484 km, dati ufficiali Hyundai, grazie alla batteria da 64 kWh. Eroga 204 cavalli, 395 Nm di coppia, 0 a 100 in 7,6 secondi, con una velocità massima abbastanza bassa da utilitaria di 167 km/h. La trazione è anteriore, così come la posizione del motore. Oh, mamma mia, tutta la precedenza. Vi chiederete cosa ci faccia all'interno di un SUV compatto coreano dall'aspetto futuristico, magari anche un po' goffo. Ci sono dentro perché va come un razzo, come ogni buona full electric insegna. Non è infatti il primo test per me con un'auto totalmente elettrica. La prima è stata la Tesla Model 3 Standard Range Plus, la seconda è stata sempre Tesla Model S P85D, dunque due grosse berline super potenti con prestazioni scandalose e quasi disarmanti, diciamo. A suo tempo mi sorprese proprio Hyundai per la qualità delle proprie auto. È un marchio che avevo stupidamente sottovalutato e anni fa me ne sono ritrovato tra le mani, mi sono veramente dovuto ricredere, poiché ho provato sulla mia pelle che non solo è affidabile, economicamente onesta e semplice come, se vogliamo, le vetture di una volta, ma ha veramente prestazioni a volte superiori a certe auto premium, e dal momento che l'auto premium in questione era la mia ci sono rimasto veramente male, andava molto più forte della mia Audi A3. Un dettaglio molto interessante sono le palette al volante. Non sono ovviamente palette del cambio, perché nessuna auto elettrica al momento dispone di un vero e proprio cambio, ma fanno sì che con la sinistra si possa regolare su 3 livelli il freno motore, mentre con la destra se ne abbassa l'intensità. Il dettaglio interessante è proprio che con la sinistra, se si va a premerla tutta a fondo, l'auto effettivamente frena, quindi si ha un freno praticamente al volante. Questo rende l'esperienza di guida un po' diversa dal solito, o meglio per quello che riguarda le full electric. Passando al cuore di questa Kona, è doveroso parlare dei tempi di ricarica. Per ricaricare completamente la batteria con la wallbox Hyundai occorrono 9 ore e mezza, oppure se si usa la rete domestica di casa, consigliata per piccole ricariche o proprio per emergenza, si vanno dalle 19 alle 31 ore, veramente tempi lunghissimi. Nelle stazioni di servizio da 100 kWh impiega poco meno di un'ora per arrivare all'80%, oppure 75 minuti per ricaricarsi. 6 kWh scendono a 50. Per quanto riguarda l'autonomia dichiarata di cui parlavo in apertura, il proprietario ha rilevato che effettivamente si possono arrivare a percorrere almeno 400 km, quindi i dati sono abbastanza realistici. Con un mix di andature l'autonomia è abbastanza veritiera, cosa non semplice da riscontrare perché tutte le macchine, tutte quante, nessuna esclusa, hanno dati dichiarati dalla casa che spesso sono lontani dalla realtà. Quest'auto è garantita a 5 anni a chilometri limitati, mentre il pacco batteria è garantito 8 anni o 160.000 km. Ovviamente anche qui sono numeri che su un'auto normale non troverete praticamente mai. È così, insomma, l'elettrico sta prendendo piede e questi sono i numeri che bisogna aspettarsi. Questa fa parte dei 18 modelli green previsti da qui al 2025 da Hyundai, una quantità veramente importante, ma in linea comunque con quello che sta succedendo nel mondo. I tempi sono questi, le varianti sono queste, bisogna prenderle per quello che sono. Adesso le ho messe in sport perché appunto si può scegliere anche nella modalità sport, e mi è stata descritta come molto più nervosa, addirittura tende a pattinare molto. Adesso vediamo l'accelerazione da fermo. Come ogni elettrica l'accelerazione è pazzesca. Anche se magari può sembrare un'auto tranquilla con sotto il motore elettrico, guardate che roba. Ha un'ottima tenuta. L'assetto è anche ben bilanciato nonostante i 1685 kg di peso. Tutte le elettriche tendono a pesare molto, ma hanno prestazioni talmente potenti e devastanti che il peso poi diventa relativo. Ovviamente questa non sarebbe fatta per spremerla, perché appunto è pensata per uno spostamento ecologico, rinnovabile, e invece io sto correndo lo stesso, però.
va veramente forte. Ovviamente non ha un'erogazione come una Tesla, che ha anche motori più potenti, però non te li aspetti insomma su un'auto di questo tipo. Ha un'ottima accelerazione, poggia su pneumatici 215-55 con cerchi da 17 pollici, non esattamente i più racing che potete vedere in commercio, però garantiscono una guida confortevole e le sconnessioni stradali sono praticamente azzerate. Esteticamente la Kona di per sé non è assolutamente niente male, al primo impatto si differenzia dalle versioni con propulsione termica per il frontale chiuso, non necessitando delle canoniche prese d'aria. La griglia centrale connette il logo con i sottili gruppi ottici full LED, per il resto può tranquillamente essere scambiata per una Kona standard. Si offre come alternativa in un settore che attualmente non ha così tante offerte come si può pensare. Magari le auto elettriche stanno spuntando come funghi, ma alcune non hanno autonomie interessanti, altre sono obiettivamente brutte, altre ancora sono berline e magari non aiutano nel traffico. Il prezzo d'accesso è pari a 36.400 euro per la più piccola, la X Prime, che ha le batterie da 39 kWh e potenze d'autonomia dimezzate rispetto a questa. Quella che sto guidando è la Excellence, che parte da 45.400 euro fino ad arrivare ai 49.500 di questo esemplare in particolare, perché è full option. È stata acquistata per un prezzo attorno ai 30.000 euro, è stata presa con qualche chilometro usata, è una bella cifra. Non sono auto economiche, nemmeno se arrivano da un marchio che ha come punto di forza anche un listino mai esagerato, nemmeno per le versioni più spinte o accessoriate. Una tale cifra si riflette su una dotazione però che non è assolutamente scarna. Per prima cosa, quando si sale non sembra un'auto elettrica, sembra appunto un'auto normalissima, un'auto normale con cambio automatico, magari ha tutti gli ausili possibili e immaginabili, è presente il mantenimento di corsia, l'allarme anticolpo di sonno, lo schermo da 7 pollici ed un sistema multimediale di tutto rispetto. Ci sono ovviamente svariati radar disposti per garantire la guida autonoma. C'è l'head-up display, veramente figo da vedere ed è a scomparsa, infatti quando si accende l'auto fuoriesce. C'è il navigatore, la ricarica wireless per lo smartphone, insomma non manca nulla. Non è un'auto vuota come può esserlo, passatemi il termine ovviamente, una Tesla. Sali, non c'è nulla, c'è solo lo schermo centrale e il volante stop. Questa è un'auto quasi normale, non ti spiazza, non ti destabilizza, è un'auto che ti aiuta a passare da un motore termico a un motore elettrico, a mio parere. Se volete un'auto elettrica che si muova bene nel traffico cittadino, spaziosa al punto giusto, mantenendo dimensioni oneste, con prestazioni assolutamente ottime, una linea globale non troppo futuristica e con alla fine un buon prezzo, se calcoliamo anche la possibilità di accedere ad incentivi sia statali che regionali, la Kona Electric può fare il caso vostro. Mi sento di consigliarvi questo marchio proprio perché è diretto e limpido, non cerca di fregarvi né di rifilarvi auto con problemi che alla fine graveranno sulle vostre tasche. Vi ho dato i dati che servivano, abbiamo parlato un attimo di quest'auto, ma adesso, cosa più importante, faremo due chiacchiere con chi quest'auto è andato ad acquistarsela. Non per la prima volta con un'elettrica, per la seconda volta con un'elettrica. Ta-dan! Ciao a tutti! Mischio ha preso un'altra auto elettrica. Ovviamente, come l'altra volta con la Model 3 Standard Range Plus, mi ha consultato, mi ha detto: cosa dici, cosa ne pensi? Vorrei prenderne un'altra da tenere in famiglia. Guarda, una ce l'hai, insomma, sai come funziona, potresti anche prenderne. È un po' rischioso, è un po' però prenderne un'altra, magari di un marchio che non è come Tesla, una virtuale certezza oggi come oggi. Vedi un attimo tu. Sì, grazie del consiglio. Ovviamente siamo a bordo della seconda auto elettrica di casa sua e gli facciamo qualche domanda per capire se alla fine queste benedette elettriche sono fattibili oppure no. Dopo la tua prima esperienza, hai preso una Tesla, hai preso il meglio che il mercato al momento può offrire, sotto tanti aspetti. Adesso sei passato a Hyundai, uno dei tanti marchi che si sta affacciando all'elettrico. Soddisfatto oppure un passo indietro? Allora, facciamo la premessa che prima di acquistare la Hyundai abbiamo valutato molto il mercato che attualmente ci dà la possibilità di scegliere su quale elettrica andare. Abbiamo provato diversi marchi. Una volta arrivati su questa Kona, che inizialmente era stata scartata per questioni di budget, perché appunto questa è la seconda auto e serve principalmente alla mia ragazza per andare fino al lavoro. Lei impiega all'incirca 40 km all'andata, 40 al ritorno, più le varie necessità della giornata, quindi un'autonomia che
pressopoco una persona normale fa durante ogni giorno. Ci serviva questa seconda macchina, valutavamo macchine con un budget molto più basso, doveva essere una macchina utilitaria, non una macchina da viaggio. Giustamente pensavamo di utilizzare solo esclusivamente la Tesla, soprattutto appunto per la possibilità di ricaricare ai Tesla Supercharger. E invece siamo entrati nella concessionaria Hyundai, ci hanno offerto questa auto che era quella del test drive, diciamo, Non del mio. non del suo. E niente, ci siamo innamorati, sia per il prezzo che poi siamo riusciti ad averla, e sia perché è un'auto totalmente premium. Parliamo che, a differenza di un'utilitaria media elettrica, si parte comunque su una cifra con un rientro di una macchina vecchia che eravamo sui 25, 26, 27.000 euro. Questa l'abbiamo portata a casa con qualcosa in più, niente da dire, però sei su un livello top di gamma. Non si può dire niente salendo, non si può dire niente. E cosa che abbiamo constatato, questa ha una batteria più grande della mia Model 3, la mia è da 50, questa è da 64, però si dice con la Model 3 puoi caricare i supercharger che vanno molto più veloci in ricarica. Parliamo di cifre, sulla mia Model 3 standard range arriviamo ai 160-170 kWh, cosa che su questa Kona puoi arrivare solo ai 50 all'incirca. Però la differenza di batterie ci permette di fare lo stesso identico viaggio con la stessa tempistica di fermata, quindi ho praticamente due macchine premium in casa che possono viaggiare uguali. A livello di qualità, avendo appunto una Tesla, avendo questa per casa, sali su una, scendi, sali sull'altra, avverti tanta differenza o la qualità di Hyundai si è avvicinata tanto a quella di Tesla? Allora, la qualità è una cosa molto particolare, perché bisogna distinguere molto cosa intendiamo, perché se parliamo esclusivamente dei componenti della macchina, io trovo più rifinita la Hyundai, nel senso ci sono alcuni particolari come il tessuto un po' più morbido, questo effetto pelle non pelle, le plastiche, c'è più cura nel dettaglio confronto a una Tesla, e questo si sa. Ovvio che quando si guarda invece l'infotainment o tutto quello che è la parte elettronica, Tesla, ripeto e ripeterò sempre, attualmente è 5-10 anni avanti, perché la semplicità d'uso, il touch è molto diverso da quello che c'è adesso. Si salva molto questa Hyundai potendo connetterla in Android Auto o Apple CarPlay. La grafica del tablet cambia totalmente, dà una svecchiata totale alla macchina e la rende molto più futuristica. Però ripeto, qualità interna e dei particolari in generale migliore di Tesla. Avendo appunto due auto a casa, hai una doppia stazione di ricarica. Hai avuto problemi per quello che riguarda l'alimentazione di casa e contatore, oppure cambia niente? Allora, quando noi abbiamo preso la Tesla avevo preventivamente aumentato i kilowatt a 6, perché giustamente non sapevo ancora come orientarmi, era la prima macchina, non si sapeva molto come si gestiva, e quindi sono andato di... Appena passata una ID3, poi sono i concorrenti. Una volta stabilizzato il tutto, ho capito che effettivamente 6 kW erano anche molti, si poteva tranquillamente vivere la giornata con i 4,5. Quando ho preso questa ho capito che forse non ce n'era bisogno di aumentare ancora i kilowatt. Adesso è un po' che abbiamo questa macchina e devo dire che ho dedicato alla Kona 3,1 kW, che sono 14 ampere, mentre per la mia macchina ho dedicato esattamente 8 ampere, che sono all'incirca 2 kW. Quindi complessivamente sono 5 kW e qualcosa, me ne resta 0,5 per la casa. Direte è molto poco. No, perché quando io metto in carica questa macchina, la metto in carica esempio nella prima serata dalle 7 in poi. La mia Tesla con la partenza programmata si carica durante la notte, quindi parte molto dopo, verso la fine della mattina, e in casa comunque mi resta sempre dell'energia in avanzo che posso utilizzare per clima, lavatrici. Non è tutto combinato insieme. Non è tutto combinato, quindi attualmente, ripeto, noi abbiamo come impiego giornaliero un 100 km per la Kona,
all'incirca un'altra 60, 70, 80 giornalieri per la Tesla, riusciamo tranquillamente. Calcolate che questa Kona, facendo appunto all'incirca 90 km, facciamo una media, perché dopo dipende dalla natura e tutto, in 5 ore, 6 ore si carica con 3,1 kW, quindi penso che più o meno tutti dormano 8 ore di notte, quindi ce la facciamo a ricaricarla tranquillamente. Comunque si guida da sola, con la frenata rigenerativa non c'è neanche bisogno di frenare, è veramente comodissimo, è comodissimo. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao! Ciao! Vai di 3, andiamo a fare gara? Gara subito. È bella.